Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ebastina Sandoz SPA, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Ebastina Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ebastina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ebastina Sandoz? Ebastina Sandoz è un farmaco a base del principio attivo ebastina, appartenente alla categoria degli antiallergici antistaminici e nello specifico altri antistaminici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Ebastina Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ebastina Sandoz 10 mg 30 compresse orodispersibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: Ebastina. Gruppo terapeutico: antiallergici antistaminici. Forma farmaceutica: compressa orodispersibile. Indicazioni: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e perenne o della rinocongiuntivite. Solo dosaggio da 10 mg. Orticaria. Posologia: rinite/rinocongiuntivite allergica. Per i bambini di età pari e superiore ai 12 anni e per gli adulti si applicano le seguenti raccomandazioni di dosaggio: 10 mg di Ebastina una volta al giorno. In caso di gravi sintomi, la dose può essere aumentata a 20 mg di Ebastina una volta al giorno. Solo dosaggio da 10 mg. Orticaria: per gli adulti di età superiore ai 18 anni si applicano le seguenti raccomandazioni di dosaggio: 10 mg di Ebastina una volta al giorno. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ebastina Sandoz nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state stabilite. Popolazioni speciali. Nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o grave, o con compromissione epatica da lieve a moderata non è necessario alcun adeguamento della dose. Non vi ha esperienza con dosi superiori a 10 mg nei pazienti con compromissione epatica grave, quindi la dose non deve superare i 10 mg nei pazienti con compromissione epatica grave. Il trattamento può essere prolungato fino alla scomparsa dei sintomi. Modo di somministrazione. Per somministrazione orale. La compressa orodispersibile deve essere posizionata sulla lingua dove si scioglierà. Non sono necessari acqua o altri liquidi. Ebastina può essere assunta all'orario dei pasti o indipendentemente dai pasti. Durata d'uso. Il medico deciderà la durata d'uso. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Poiché copyright vi ha una interazione farmacocinetica con antimicotici di tipo imidazolico, quali chetoconazolo e itraconazolo, o antibiotici macrolidi, come eritromicina, e agenti antitubercolari, come rifampicina, vedere paragrafo 4.5, occorre prestare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono state osservate interazioni farmacocinetiche quando l'Ebastina è stata somministrata con chetoconazolo o itraconazolo ed eritromicina. Queste interazioni hanno comportato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di Ebastina e, in misura, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ebastina Sandoz insieme ad altri farmaci come Euroschetoconazole A-Euro, Aeroschetonova A-Euro, Aerosnizoblu A-Euro, Aerosnizoral, crema A-Euro, Aerosnizoral, shampoo A-Euro, Aerospendor A-Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ebastina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ebastina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati riguardanti l'uso di Ebastina in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la tossicità riproduttiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Negli esseri umani, la funzione psicomotoria è stata studiata ampiamente e non ha stato trovato alcun effetto. Lebastina alle dosi terapeutiche raccomandate non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, nei soggetti sensibili che reagiscono in maniera inusuale ai Bastina, si consiglia di accertarsi delle reazioni individuali prima che un paziente guidi o svolga attività complicate. Possono verificarsi sonnolenza o capogiri, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. In un'analisi aggregata degli studi clinici controllati con placebo, con 5.708 pazienti trattati con Ebastina, le reazioni avverse più comunemente riportate sono state secchezza della bocca e sonnolenza. Le ADR, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In studi con dosi elevate fino a 100 mg una volta al giorno, non sono stati osservati sintomi o segni clinicamente significativi. Il sovradosaggio può aumentare il rischio di sedazione ed effetti antimuscarinici. Trattamento. Non si conosce un antidoto specifico per Ebastina. Lavaggio gastrico, monitoraggio delle funzioni vitali, compreso il monitoraggio elettrocardiografico, e trattamento sintomatico devono essere effettuati in caso di sovradosaggio. In caso di sviluppo di sintomi a livello del sistema nervoso centrale può essere necessaria una terapia intensiva. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antistaminici per uso sistemico, altri antistaminici per uso sistemico, codice ATC, R06AX22. Ebastina ha un potente antagonista altamente selettivo del recettore istaminico H1 a lunga durata d'azione, proprietà farmacocinetiche. Ebastina viene assorbita rapidamente ed è soggetta a un consistente metabolismo di primo passaggio dopo la somministrazione orale. Viene quasi totalmente convertita nel metabolita attivo Caribastina. Dopo una dose orale, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali su sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno e tossicità sulla riproduzione. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, crosscarmellosa sodica, aspartame, E951, aroma menta, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ebastina Sandoz a base di Ebastina sono Clever, Ebastina Aristo, compressa orodispersibile, Ebastina Aurobindo, Ebastina Doc, Ebastina EG, Ebastina Milan Pharma, Ebastina Teva, Chestine, compressa rivestita, Chestine, liofilizzato uso orale. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.